Voi volete sapere lei cosa fa stasera? Lo saprete domani sera. Andiamo! Bentornati nella nostra soffitta, dove il passato rivive e l'aura irresistibile degli anni 70, 80 e 90 continua a sedurci con la bellezza senza tempo delle sue indimenticabili protagoniste. Oggi siamo qui per raccontarvi la storia di una donna che ha incantato il pubblico italiano con il suo fascino sensuale e la sua forte presenza scenica, la meravigliosa Ramona Dell'Abate. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere neanche un minuto delle nostre esplorazioni tra le dive di quegli anni dorati. Cosa dice? Io non sono ancora all'altezza. Sembra così, dite. Lei all'altezza è come? La titolare non permetterebbe mai. Mi fa assistere solo in casi eccezionali. Lei è un caso eccezionale? Questa è la voce che corre in giro. Ramona Dell'Abate, nata il 25 marzo 1969 a Roma, in una famiglia che ha sempre apprezzato l'arte e la creatività, e forse è proprio da qui che ha tratto l'aspirazione per il mondo dello spettacolo. Fin da piccola sognava di calcare le scene e, con il suo sguardo magnetico e una naturale predisposizione per la recitazione, non ha tardato a far colpo sulle produzioni cinematografiche dell'epoca, venendo notata per la sua bellezza tipicamente mediterranea, che sembrava fatta apposta per conquistare i cuori degli italiani. Il suo debutto avviene negli anni '80 e Ramona si trova subito immersa in un ambiente che, seppur duro, la affascina immensamente. Allora me lo faccia vedere. Perché? Si stupisce? In 5 anni di esperienza sapesse quanti ne ho visti. Lunghi, corti, quadrati, a punta, a falce, a martello. A falce e martello, tipo Berlinguer. Persino a tenaglia e a imbuto. Allora apra e me lo faccia vedere. Nel 1988 conquista il suo primo ruolo importante in La Casa delle Donne, diretto dal talentuoso Marco Risi. Interpretava Marta, un personaggio che rappresentava alla perfezione la delicatezza e la forza delle donne di quegli anni, intrappolate in una società che spesso le limitava. È stata una parte complessa, ma Ramona ha saputo renderla con una maturità sorprendente per una giovane attrice. Questo ruolo le permette di dimostrare fin da subito che non era solo un bel volto, ma un artista capace di emozionare e dare profondità ai suoi personaggi. Ma è negli anni successivi che Ramona Dell'Abate diventa un vero e proprio simbolo di sensualità. Nel 1988 la troviamo in I ragazzi della terza C, una serie televisiva che è diventata un vero cult per l'Italia di quegli anni. In questo contesto, Ramona riesce a far emergere una femminilità irresistibile, guadagnandosi il soprannome di Bellissima, non solo per la sua presenza scenica, ma anche per la capacità di giocare con un'immagine di donna libera e disinibita. Alcune delle sue scene lasciano poco spazio all'immaginazione, mettendo in luce il suo fisico perfetto e facendola diventare un'icona di bellezza per i giovani dell'epoca. E qui una piccola confessione per voi. Quanti di noi avrebbero voluto avere una compagna di classe come Ramona? Nel 1989 Ramona raggiunge un altro punto fondamentale della sua carriera con Volevo i pantaloni, un film diretto da Maurizio Nicetti che si pone come una commedia, ma al contempo si sofferma su temi importanti come la ricerca di indipendenza e la rottura degli schemi tradizionali. La sua interpretazione è audace e innovativa. Ramona non si limita a recitare, ma trasmette un messaggio forte. C'è una scena particolare in cui si spoglia, portando sullo schermo una sensualità naturale che difficilmente si dimentica. In quell'epoca, Ramona incarnava perfettamente il sogno proibito di molti italiani e con la sua presenza avvolgente ogni sua apparizione lasciava il pubblico incollato allo schermo. Il successo di Ramona la porta a essere molto richiesta anche nel mondo delle riviste erotiche, un contesto che non ha mai evitato, anzi. Alcune delle sue copertine più celebri su riviste come Playman e L'Espresso hanno fatto sognare una generazione intera. Sì, perché se da un lato c'era il cinema, dall'altro Ramona era una figura ideale per quel genere di fotografia che sapeva esaltare le sue curve mozzafiato e i lineamenti da vera diva. Con quei servizi fotografici ci ha mostrato il lato più intimo della sua bellezza. E oggi, riguardando quelle immagini, è facile capire come sia riuscita a scolpire la sua icona nella memoria collettiva italiana. Negli anni 90 la vediamo in La nostra vita è un film, 1992.
Un lungometraggio in cui Ramona riesce a dare il meglio di sé in un mix di dramma e commedia, che le consente di esprimere tutta la sua versatilità. Poco dopo, in Spaghetti a mezzogiorno, 1902, recita al fianco di alcuni dei grandi nomi del cinema italiano, confermandosi come una delle attrici più amate del momento. La chimica tra lei e i suoi coprotagonisti è palpabile e questo contribuisce a rendere il film un successo. Anche in questo film non mancano scene in cui il suo fascino emerge, diventando il fulcro dell'attenzione. Una Ramona irriverente e provocante che non perde occasione per conquistare chi la osserva. Se pensiamo a Ramona dell'Abate oggi, la vediamo ancora come un'icona di quegli anni in cui il fascino era tutto, un fascino naturale, senza filtri o ritocchi digitali. Ramona era, ed è ancora, il sogno proibito di chi ha vissuto quegli anni, e la sua capacità di interpretare ruoli che coniugavano femminilità, ironia e ribellione l'ha resa una figura indimenticabile. È stata una delle poche attrici capaci di passare con disinvoltura dai ruoli più sensuali a quelli drammatici, dimostrando una grande elasticità interpretativa. Oggi, forse Ramona non è più sotto i riflettori come allora, ma il suo contributo al cinema di quegli anni e alla cultura pop italiana rimane vivo. È un esempio di come una donna possa costruire una carriera solida, basata non solo sulla bellezza, ma anche sul talento e sulla determinazione. E noi, amanti di quell'epoca d'oro del cinema italiano, non possiamo fare a meno di ricordarla con affetto e ammirazione. Se anche voi siete stati affascinati dalla bellezza e dal talento di Ramona dell'Abate, vi invito a lasciare un like a questo video, iscrivervi alla Soffitta e attivare la campanella per non perdere nessuna delle nostre prossime avventure tra le dive di quegli anni indimenticabili. La Soffitta è il posto dove il fascino non muore mai e dove, puntata dopo puntata, ci lasciamo incantare da donne straordinarie come lei. Grazie per essere stati con noi e fatemi sapere nei commenti quale altra icona del passato vorreste vedere protagonista della prossima puntata. Oh, la Soffitta di Pippo, un mondo magico è, tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Iscriviti al canale, non te ne pentirai. Nella Soffitta di Pippo emozioni troverai.